La sicurezza in pista non è solo vie di fuga o barriere di protezione, ma ci sono altri aspetti fondamentali, come ad esempio il suono. Ce ne parlerà Massimiliano Ghinassi, detto Max, direttore di gara qui all'Autodromo di Imola. Saliamo a bordo della safety car. Ciao Max! Ciao Andrea, visto che ci troviamo in un autodromo con una caratura internazionale, la sicurezza, come era stata elencata da te, la fa da padroni. La parola sicurezza è tutto un dire, si divide in sicurezza attiva e passiva. La distinzione qual è? La sicurezza passiva è formata dai muri, dai conveyor belt, dalle gomme, dai New Jersey, da tutto quanto quello che vedi e rimane statico. La protezione invece, per quanto riguarda la sicurezza attiva, sono i servizi sanitari, i commissari di percorso, il servizio antincendio, le stesse radio che si usano per comunicare in pista. Diversamente, tutto ciò che si vede, dalle vie di fuga, ai cordoli e altro, fanno parte, come dicevo prima, della sicurezza passiva. Quello che rimane all'interno della struttura per quanto è omologato. Nei punti dove svolgono i lavori i commissari di percorso si svolgono tante azioni quotidiane del nostro iter che non sono solamente elencate per quanto riguardano le segnalazioni, come si vede in televisione, per quanto riguarda la bandiera stessa, ma tanto di più. Stiamo andando verso la curva del Tamburello, dopodiché la Villeneuve, la Tosa e la Piratella e per finire le Minerali, che è un punto dove ci tengo a spiegarti per andare proprio a elencare tutte quante le mansioni dei Marshal. Qui ci troviamo nella curva delle acque minerali, alle mie spalle un Marshal Post, quindi i punti dove i commissari lavorano in sicurezza dietro le protezioni. E in senso di marcia alle nostre spalle troviamo l'ingresso delle acque minerali, è un punto particolare tecnico. La velocità di un Formula 1 in ingresso è superiore ai 240-250 km/h, quindi immaginare, in caso in cui la vettura possa avere un problema, perdita d'aderenza dal punto dove vediamo arrivare contro le protezioni, è un attimo, come si suol dire. Cosa si insegna al Marshal, indipendentemente dai corsi e dalla formazione mensile che gli viene fatta? Si insegna anche a percepire il luogo di lavoro, e l'ambiente di lavoro tante volte può essere da una parte vantaggioso e da un'altra parte svantaggioso. Nella fattispecie una vettura che entra a questa forte velocità dovesse avere un problema tecnico, meccanico o altro in generale, il Marshal bravo, il Marshal che ha l'orecchio della situazione impara a capire il punto corretto della staccata, il punto corretto della scalata e eventuali altre problematiche. Questo torna utile a lui e tutte le persone che lavorano in simbiosi nel gruppo di lavoro, medici, antincendio, caratterizzisti, recupero mezzi o altro, a salvare tante volte la propria pelle, come si suol dire. Non c'è migliore amico di te stesso, come gli ricordo sempre. Al caso in cui ci sia una problematica tecnica, la prima cosa che gli viene insegnato a fare è mettersi dietro le protezioni. Da essere soccorritori a divenire soccorsi è un attimo, quindi non bisogna mai far parte del problema. Il fatto in cui una macchina perda aderenza, lo stridio della gomma, rumori diversi da quelli che non sono il classico, quindi rispetto al giro prima, come si suol dire, tante volte, ripeto, dà una mano in tutti i casi. Max ha raccontato gli aspetti davvero molto importanti per quanto sconosciuti al grande pubblico. Qui dall'Autodromo di Imola è tutto, grazie, a presto!